Ben ritrovati a tutte e a tutti. Allora, finalmente ci siamo, partiamo con la realizzazione dell'impasto. Come strumenti ci servirà una terrina, una brocca graduata, una spatola in acciaio, una leccapiatti, un tagliere, un contenitore per il sale, un bilancino di precisione e possiamo partire. La ricetta che vi propongo oggi è una ricetta che vi consentirà di fare 4 panetti da 230 grammi e gli ingredienti sono i seguenti: farina 00 500 grammi con un'aggiunta di 70 grammi di farina integrale. Le due farine devono essere miscelate tra di loro e fatte arieggiare in questo modo. È importante che quindi risulti tutto omogeneo. Ok? Nella brocca abbiamo messo 350 ml di acqua fredda, intorno ai 10 gradi, circa 10-15, nella quale abbiamo sciolto 0,7 grammi di lievito. Ok? Tanto per farvi vedere, 0,7 grammi è una quantità di questo tipo, come vedete molto bassa. Ok? Andiamo a metterla sul bilancino, vedete sono 0,706 grammi. Questi sono già stati messi nell'acqua e sono già sciolti. Potete ovviamente aiutare con una leccapiatti. Questo impasto che faremo avrà una lievitazione e maturazione totale di 24 ore, di cui 18 ore in frigo a 4 gradi e le ultime 6 ore saranno a temperatura ambiente a 22 gradi. Procediamo con miscelare quindi acqua e farina in questo modo. La farina dovrà assorbire l'acqua, ok, pian piano, in modo che si amalgama, e noi, come vedete, non dobbiamo mettere le mani ancora in pasta, ok, ma dobbiamo semplicemente amalgamare gli ingredienti. Ok, qui controllate che il lievito sia effettivamente sciolto nell'acqua e continuate a fare questo fin tanto che non avrete aggiunto tutta l'acqua, ok, e amalgamato tutta la farina. Come potete vedere, la farina è stata tutta raccolta per la maggior parte. Adesso finalmente mettiamo le mani in pasta, ok? Portiamo qui la roba che non serve. Con una mano, in questo modo, andiamo a miscelare ulteriormente la nostra farina, ok? E impastiamo con l'acqua, raccogliamo la farina sotto, la mettiamo sopra e in questo modo impastiamo. Vi direte, ma il sale? E il sale non ve l'ho ancora detto, ok? E qui il sale è qui perché il sale va aggiunto dopo, non va aggiunto nell'acqua, non va a contatto con il lievito subito, perché altrimenti inibisce il lievito, quindi lo aggiungeremo dopo. Come vedete, in questo modo abbiamo raccolto tutta la farina, ok, e adesso eccoci qui, possiamo divertirci a lavorare l'impasto. Tenete presente che le quantità di acqua che vi ho detto, 350 ml, è diciamo in funzione dell'idratazione, come vi dicevo, ma deve essere anche, badate bene, proporzionata all'assorbimento della farina, nel senso che potrete eventualmente ritrovarvi con un impasto che necessita un po' più di acqua, ok, oppure un pochino meno, lì dipende dal tipo di farina che usate, dall'assorbimento eccetera. Ecco, come vedete adesso abbiamo questa bella palla di
pasta. Questo è il momento di andare a aggiungere il sale. Come lo facciamo? Lo facciamo in questo modo, a pioggia. Ok, aggiungiamo un po' di sale e poi continuiamo ad impastare. Ok, sempre così, in modo che lo distribuiamo per tutta la massa dell'impasto. Continuate così, ok, per circa 10 minuti. Abbiamo detto che l'impasto non si deve scaldare molto, ok. Dopodiché vedremo le fasi successive.